Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, è il 20 febbraio del 2025, buona giornata da Mattino Milan. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Allora, saluto Bea, saluto Henry, questo qui già è diciamo, un upgrade, ma soprattutto dobbiamo parlare di quello che sta accadendo un po' dentro il Milan. Insomma, non credo che ci si meravigli troppo, insomma, quando le cose iniziano a andare bene, soprattutto dal punto di vista dei risultati, poi cercare di mettere un freno a quelli che sono i problemi interni si fa più fatica e a volte le pentole scoppiano. Sì, soprattutto dopo una stagione costellata da delusioni e per ultima quella di martedì sera. Già. Prima di parlare di questo, volevo fare un velocissimo passaggio su quello che è successo ieri sera, ovvero la Juve che esce dal PSV Eindhoven, il ranking che crolla drammaticamente probabilmente nel prossimo futuro, visto che difficilmente riusciremo a fare punti, sono rimaste soltanto l'Inter e le squadre in Europa League. Poi, insomma, ne parleremo a fine stagione. Noi dobbiamo arrivare ai quarti, ieri però la partita, insomma, per chi l'ha vista, si sarà reso conto della differenza di livello che passa di gioco e di uomini tra il PSV attuale e il Feyenoord attuale. Ora io capisco ed è giusto non togliere responsabilità al gesto di Teo, non sto dicendo questo, però ogni tanto si potrebbe incantare oltre a puramente dire colpa di Tizio e basta, perché le partite che ci hanno condannato a essere fuori sono tre, non una, tre, perché potevamo essere tranquillamente sul divano a guardarci questi playoff. Se qualche settimana fa a Zagabria non perdavamo contro Noah Lang, Perisic, De Jong, Scouten, Bakayoko, Till, gente di buon livello, gente che comunque se gioca a un certo determinato tipo di partita ti può mettere in difficoltà. Noi siamo riusciti a uscire da Zagabria contro Teofilo Catarin, Maher, Raul Torrente, Pier Gabriella, Demi, Misic, Stojkovic, Baturina, Piazza e l'irreprensibile Kulenovic davanti. Questo per far capire cosa abbiamo combinato, perché eravamo sotto, Cosa Bea, abbiamo se ce lo buttato? ricordiamo. Assolutamente. Al 40esimo, quando viene poi espulso Musa, il Milan è bello che è sotto 1-0 e ha tirato forse in porta una volta, forse due, se adesso non so, non ricordo perfettamente, ma ha approcciato quella partita in maniera atroce e non era sicuramente colpa di uno o di due, era colpa di Gabbia che fa l'inciampo per il gol, sì, ma quel Milan lì è comunque sotto dopo 40 minuti a Zagabria ed è lo stesso Milan che qualche settimana dopo a Rotterdam è sotto un'altra volta in parità numerica e perde da una formazione che ha dentro Reed, Bilen, Smal, Milambo, Moder, Agi Mussa, Paixão e nell'ultima partita pure un diciottenne a far la punta perché in pratica hanno giocato in 10 perché se l'avete vista non ha visto la palla. Noi siamo riusciti a uscire da queste due squadre qui. Poi io capisco ed è giusto, non toglio responsabilità a Teo, non stiamo dicendo questo, assolutamente. Però ogni tanto analizzare un pochino più in profondità queste due schifezze che ha fatto il Milan, forse sarebbe anche un pochino più utile per andare avanti, perché sarebbe molto semplice altrimenti. Noi dalla prossima togliamo Teo, mettiamo Bartesaghi e dalla prossima 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 agli avversari. Succederà così, penso. Ma guarda, credo che le ultime 3 partite in Champions del Milan siano abbastanza lo specchio della stagione. Abbiamo buttato via una qualificazione. Il Milan aveva fatto un percorso in Champions League, tra alti e bassi, perché ovviamente l'alto più alto di tutti proprio è la vittoria al Bernabeu. Abbiamo visto il Real Madrid cosa ha fatto ieri, proprio al Bernabeu. Poi ovviamente non hai giocato partite convincenti sempre, no? Mi viene in mente la gara contro il Bruges a San Siro, lo stesso Milan-Girona, però comunque eri arrivato a un punto di davvero poterti giocare la qualificazione in maniera tranquilla. E invece hai buttato via veramente tutto, poi saremo qui fino a fine stagione a parlare di approccio, di atteggiamento, di motivazioni, di testa. Onestamente, scendere in campo a Zagabria con l'idea che ti guardi i playoff dal divano e non hai motivazioni, io non ci credo. Mi sembra No, molto ma strano.
è stato come sempre una somma di problemi che ci ha portato qui. Ultimo, il problema grosso che Teo si è fatto espellere, assolutamente sì, è innegabile, ma non è che ha cancellato il resto, anzi. No. Cosa è successo ieri? Facciamo qualche passo indietro. Ibra ha parlato in spogliatoio, da quello che riporta Sky, ancora molto deluso e provato, il danno di immagine causato dall'eliminazione è molto grande, come quello economico, 11 milioni di premi, non perché non siamo andati agli ottavi, no, mi raccomando, danni da immagine ed economici, perché Sportivo, ovviamente lo sportivo, sportivo vabbè. ce ne frega, ma lo chiedo a voi a casa, ma vi stupisce ormai? A me non No. più. Cioè, ormai abbiamo capito cosa interessa a questa società. Immagine e soldi, soldi e immagine. Poi ogni tanto il lato sportivo passa di qui perché serve per immagine e soldi. E questo i giocatori lo sanno, Eh, come lo a sappiamo voglia, noi, lo come sappiamo lo noi, sapete voi a figurati loro. casa. Ibra ha difeso la squadra a livello pubblico, oggi ha messo la rabbia nei confronti dei calciatori che tra Zagabria e dopo il confronto col Feyenoord hanno compromesso il cammino europeo, tenendo conto che la penultima giornata il Milan era addirittura nelle prime 8, i toni sono stati duri, ha preteso una reazione, una scossa, poche parole, non un discorso lungo ma molto significative. E da questo lato posso anche dargli... cioè, Va fatto per capisco. forza. Ve li ho letti prima i 22 di Dinamo Zagabria e Feyenoord. Al di là di tutti i mille problemi, i giocatori del Milan qualitativamente sono 3 volte superiori e non ti dico che debbono vincerla da sola, questo no, perché nel calcio non vince niente nessuno da solo, perché se vai in campo random perde anche la squadra più forte. Lo fa vedere il Real Madrid che con noi è entrato in campo sfasato e ha beccato male e ieri ma lo fa vedere il City al contrario, insomma, tante cose. Vi dico soltanto una cosa, mi sembra perché insomma, ogni tanto cerchiamo di togliere qualche responsabilità ai giocatori, sì, che nelle partite un pochino c'è la loro mano. Insomma, al di là di tutto, ci si può anche ritrovare in campo per fare meglio, al di là di tutti quelli che sono i nostri problemi. Io capisco tante cose, io non riesco a esentare nessuno a sto giro, No. faccio molta fatica a esentare qualcuno che possa avere più o meno colpe. Il fatto è che, essendo questo il problema, cioè che difficilmente riesci a esentare qualcuno, nessuno si può sentire nel giusto nel dire avete sbagliato, dovete fare. Sì, diciamo Bisognerebbe che in essere questo tutti sulla stessa barca. sì, non c'è nessuno in questo momento che può dire: "Io ho fatto il mio e soprattutto ho fatto tutto quello che potevo fare", no, nessuno, non l'ha fatta la società, perché per me il mercato di gennaio non basta, nel senso, mi spiego, non basta in alcuni reparti. Non lo possono dire i giocatori, non lo può dire l'allenatore, che sicuramente poteva fare qualcosina in più e anche qualcosina in meno, da tanti punti di vista. Nessuno può dire: "Io ho fatto il mio, di più non potevo fare". Nessuno, delle componenti. No, no, questo assolutamente no. Tra l'altro stanno iniziando a uscire voci, vocine, vocette su probabili rivoluzioni già nei prossimi mesi, ma d'altronde ragazzi, cioè, i soldi della Champions League servono, perché altrimenti questa squadra o vende, ma non perché quella favoletta che ci hanno sempre raccontato che il Milan non ha bisogno di vendere. Il Milan non ha bisogno di vendere se va in Champions League, perché se non ci va o non fa mercato, quindi sta fermo, oppure per fare mercato deve vendere. Credo che debba vendere comunque. Ma lo dicono i conti, cioè Redbird non ha messo un euro per fare il mercato, cioè il mercato è il Milan, se l'hai fatto il Milan in pratica. Cioè, non è che Redbird adesso metto 40 milioni io di aumento di capitale per migliorare la squadra. No, siamo vissuti sulle gambe del Milan, fortunatamente, perché vuol dire che il Milan è molto più sano che in passato, assolutamente sì. Ma se ci aspettiamo che nel caso probabili ammanchi di cassa per Champions League, eccetera, vengano colmati dal proprietario, addio.
Quindi va bene, lo vedremo quest'estate cosa accadrà, ma iniziano a uscire le prime voci. Vi porto su Repubblica di oggi. Milan tutto da rifare, con Sessao in bilico arriverà un nuovo DS. Tensioni tra il tecnico e lo spogliatoio, rottura definitiva con Pulisic, non basta la difesa di Ibra, serve il quarto posto. Paratici e Berta in corso come dirigenti per fare appunto il direttore sportivo, che in questo momento è vacante, o meglio c'è una figura di contorno, giusto per. Sì. Ehm, che dire di questa situazione? Ma Partiamo da come sei stato? guarda, io lo scrive Repubblica, ho avuto conferme anch'io sulle varie dinamiche di spogliatoio non serenissime. Ripeto, ho avuto conferme anche io, quindi per quello prima vi dicevo fare qualcosina in meno, perché il clima non è proprio sereno nello spogliatoio, nonostante si dica che ci sia serenità, a me non risulta. Quindi questo è sicuramente un qualcosa che è peggiorato dai risultati. Cioè se già non c'è della serenità, un risultato come quello di martedì sicuramente non migliora la situazione. Però non so neanche quanto un clima così di tensione, e non c'è da ieri ragazzi, cioè il punto è questo clima di tensione nello spogliatoio non c'è da dopo Milan-Feyenoord, c'è già da prima. Non so quanto aiuti, perché va bene tutto che serve un allenatore di polso, però un conto è avere un allenatore di polso, credibile agli occhi della squadra, che porta risultati, porta gioco, porta idee convincenti e soprattutto credibili agli occhi dei giocatori. Un conto è creare malumori per altre cose, per modi di fare, per parole. Non credo che serva in questo momento. No, quello no. Me l'avevamo già raccontato più di una volta, poi tanto è inutile che poi passiamo per quelli che vogliono parlare male, però mi dovevano dire la verità, cioè ragazzi, cioè, di raccontarvi le favolette lo fanno già altri, se volete sentire le favolette, giustamente, perché a volte si può anche essere, non si vuole sentire sempre magari dire qualcosa di negativo sulla propria squadra, lo capisco, sono tifoso anch'io. Però insomma, le favolette ci sono da altre parti. Se volete sentirvi dire due cose magari anche non propriamente bellissime, si può dire tranquillamente che insomma all'interno dello spogliatoio c'è qualche giocatore che con l'allenatore non è che stia andando particolarmente d'accordo, ma non è una novità, credo che ve l'abbiamo già detto, che succede sempre quello che succede da anni, in realtà, anzi da un paio d'anni. Cioè che i dirigenti guardano non benissimo l'allenatore, che guardano non bene i dirigenti, che non guardano bene i giocatori, i giocatori non riconoscono i dirigenti come dirigenti di livello, che non riconoscono l'allenatore come un allenatore di livello. Nessuno si riconosce, o meglio, nessuno riconosce l'altro come una parte buona con cui poter lavorare, dialogare e andare avanti. È una costante, piccola, grande divisione interna, dovuta ai grandi piccoli problemi del Milan, e ci trasciniamo così. Cosa succede? Che se ci mettiamo anche il direttore sportivo nuovo, sai cosa cambia? Niente. Più che Niente. altro, Ma non perché non lo. Cioè, siamo stati i primi probabilmente a dire che serve un direttore sportivo al Milan. Ma serve un direttore sportivo che faccia il direttore sportivo, non che venga a fare la marionetta di Furlani o il pupazzo di Ibra o quello che prende gli ordini dalle schede scouting di Moncada. No, no, cioè i dirigenti attuali, se arriva un direttore sportivo vero, o vanno a casa oppure rientrano completamente nei ranghi. Cioè, Furlani fa l'uomo dei conti, punto, come fa Antonello, che non si vede mai, non dice mai, non tratta mai, non va a fare le trattative di mercato, non è il re del mercato, non si vede mai. Fa l'amministratore delegato di un'azienda. Oppure, come succede per il capo scout dell'Inter, non si vede mai. Perché? Perché non esiste la figura del capo scouting che diventa celebrato, diventa e resta il capo scouting. Se invece ce lo aggiungiamo ancora a tutte queste figure che vogliono, nonostante tutto, tenere il loro piccolo grande potere al Milan, succede che invece di sistemare, altro problema. sì. Sì, cioè se prendiamo la figura del direttore sportivo, ho già letto da qualche parte, mantenendo comunque il gruppo di lavoro con i vari ruoli, ragazzi, il direttore sportivo fa il direttore sportivo, cioè comanda lui, o comunque gestisce lui il mercato, gestisce lui, a parte che il direttore sportivo
io non so più come, cioè scriverlo, vorrei fare un cartellone, non fa solo il mercato, il direttore sportivo fa tanto altro, lavora tanto durante la stagione, non è che lavora solo nel mese di gennaio, giugno, luglio, agosto, chiuso il mercato, cioè il direttore sportivo lavora anzi molto di più durante la stagione, deve avere certi ruoli, deve avere certi poteri, certe anche libertà di poter fare alcune cose, di poter decidere. Quindi se si prende, non si prende per dire ora il Milan è il direttore sportivo, siete tutti contenti, ok. Se si prende il direttore sportivo è perché fa e farà il direttore sportivo. Ora, adesso io non so, la speranza è quella di vincere le prossime partite perché uno, serve per la classifica e due, ragazzi, quando si perde poi esce tutto. Solo la Eh sì, vittoria nel caso riesce a curare e lasciare le sotto traccia vittorie vittorie, plurali sì, qui al servono. plurale. Perché se si inizia poi a non fare risultato, si fa il botto finale. Volete invece sentire la favoletta che invece va tutto bene? Non è qua, Vabbè, purtroppo. ma non può andare tutto bene in una squadra che ha No, quella no, lo so, classifica, però che è insomma, uscita così dalla non Champions è League facile. avendo tutto in mano. Non può essere. Noi possiamo soltanto che sperare, ma raccontarvi quello che sta succedendo, cioè, ma in realtà quello che abbiamo sempre raccontato, abbiamo raccontato l'anno scorso, ve l'abbiamo raccontato quest'estate, ve l'abbiamo raccontato quest'autunno, poi ogni tanto passiamo per per quelli cattivi e poi alla fine ti gira e rigira, forse, insomma, ogni tanto anche qualcosa di brutto ma vero è meglio di qualcosa di finto ma bello. Bea, speriamo bene. Grazie. Sì, speriamo di portare a casa più risultati positivi consecutivi possibile, perché serve assolutamente questo, anche perché io, come voi, come te, come il Milan, come tutti i tifosi del Milan, la Champions League l'anno prossimo la vorrei giocare. Grazie a tutti, ci ritroviamo al talk quando magari approfondiremo un pochino di più l'argomento parlando quindi anche magari di qualche caso singolo. Ciao a tutti.